E buonasera dalla sintesi ludica ragazzi, quarta puntata di Pokémon Battle Factory. Nelle scorse puntate ci siamo dedicati a battere 3 capi palestra di quelli terribili. Il gioco di Axo, devo dire il vero, è abbastanza difficile, ma ce la siamo cavata abbastanza bene. Andiamo di nuovo sopra e andiamo a vedere di battere il quarto capo palestra. Ragazzi, in questo gioco si gioca con Pokémon competitivi, ce li assegna il computer in maniera abbastanza casuale e andiamo poi a fare culi, quindi diciamo è questo fondamentalmente il tutto. Sono squadre competitive abbastanza forti pure da affrontare e dobbiamo scegliere bene quello che ci può capitare e possiamo andare a scambiare di volta in volta un Pokémon col Pokémon dell'avversario. Detto ciò e fatto il rapido riassunto, finora abbiamo battuto 3 capi palestra che si possono battere dopo 7 scontri. Andiamo avanti e vediamo di batterne un altro. Avremo qualche possibilità di reroll, ovvero di cambiare i Pokémon che qua ci fa scegliere. Ne possiamo prendere solo 4. Allora, c'è un buon Cobalion, Whimsicott. Cobalion in realtà secondo me è buono solo se abbiamo il campo psichico. Ah no, vabbè, Cobalion. Se c'è un bet up magari si potrebbe fare, Wishcott cosa è? Bet up per caso? O Maushold? Wishcott, a prescindere da tutto, è un Pokémon sempre da prendere. No, deselezioniamo Maushold, vediamo un po' che ha. Maushold, Population Bomb, Feint, Follow Me. Allora, Population Bomb è ottima, Technician sicuramente ce l'avrà. Il problema è noi ce ne andiamo con un attacco di tipo normale. Non ci sono i terratipo qua, quindi volendo potrebbe essere ottimo. È abbastanza poco resistente. Weezing, no ragazzi, cioè troppo, mica c'è pure Terrakion, abbiamo un sacco di Pokémon utili con bet up e non abbiamo come usarli, cazzarola. C'è da pensare ragazzi. Winshcott io me lo porterei a prescindere. Allora, posso dirle una cosa. È una merda sta cosa, rerolliamo tutto perché sono capitati abbinati troppo male. Di male in peggio, Vai. Altro reroll. Già andiamo un po' meglio. Tinkaton mi piace ragazzi, Tinkaton col fake outtino, player out, Gigaton Hammer non è male anche per l'inizio. Umbreon che ha, mette schermi, fa qualcosa. No ragazzi, proprio dei Pokémon che non mi piacciono per niente sono capitati. Allora, Neoscarada, come vedete nella serie principale ce lo siamo trovato spesso e volentieri contro e può essere molto utile, Grimmsnarl pure. Grimmsnarl che mette gli schermi, peraltro. Allora, Grimmsnarl sicuramente. Inizio con fake outtine, Grimmsnarl. Ma sì, dai, non è male come idea. Flame Orb, tra l'altro, va bene. Tyranitar, ragazzi. Va bene. Butterfree o Masquerada? Butterfree strategicamente va bene, ma già ne abbiamo 2 strategici, mettiamo Masquerada. Allora, quarter run iniziata un po' maluccio perché abbiamo dovuto rerollare diverse volte e devo dire il vero, non abbiamo trovato niente di particolarmente convincente. Cazzo, contro Saidonia, minchia bello. Allora, vediamo Saidonia cosa usa. Polited e Rotom Acqua.
Allora, fake outino sicuramente su quello che può fare Yaun. E ci buttiamo un light screen, che non è mai male. Vai. Fake out, bloccato Polited, light screen, ci difendiamo contro gli attacchi speciali. E meno male, perché qua abbiamo comunque sia ricevuto parecchi danni. Bruciati, ma togliamo di più. Parting shoot su di lui, che è quello più pericoloso. E vediamo di portarci giù quello con un close combat. Ma sì, dai. Giù l'attacco speciale, giù l'attacco. Abbiamo l'attacco raddoppiato e un close combat che toglie davvero tanto, ragazzi. Mioscherada, utilissimo qua, vai. Dubito che butterà un Ice Beam. Idropompa dovrebbe togliere veramente poco. Scalda ancora meno. Close combat arriva. Addio Polited. L'unico fatto è che con la Kiriyama siamo veramente lenti. Flower Trick alla nostra. Emboar non promette niente di buono. U-turn e torniamo indietro. E chi mettiamo in caso? Tyranitar, però dovremmo prima far fuori lui. Flower Trick su di lui, ragazzi. Tyranitar dentro. Vai. Arriva il Flower Trick. Arriva la tempesta di sabbia. Ottimo. Giù Rotomacqua. Embor, giustamente Flare Blitz, normale che sia. Dobbiamo buttare un Reflect ora, che direi che non è tanto sbagliato. Giù Grimmsnarl. Ok. Reflect subito subito. E Earthquake, ci andiamo a danneggiare Grimmsnarl, ma in questo momento mi sembra utile contro l'eventuale Overquill, anche se possiamo puntare su Rock Slide. Grimmsnarl potrebbe essere comunque sia annientato da Overquill, quindi facciamo un Earthquake anche se moriva Grimmsnarl. Vai. Un po' di bug. Reflect, aumentiamo la difesa. Liquidation su Grimmsnarl, attenzione, non me l'aspettavo. E Flare Blitz su Grimmsnarl, ottima cosa, perché noi partiamo con l'Earthquake. Danno super efficace stavolta su entrambi. Oh là là, bei danni. Ottimo. Fake outino su Embor e colpo su Overquill. La prima partita l'abbiamo vinta, è stata davvero tosta, ragazzi, Fake out, Overquill, va bene, basta. Tempesta di sabbia ci dà la vittoria, perfetto. Ragazzi, primo scontro vinto, ma devo dirvi il vero, non è stato per niente facile come primo incontro. Ed era solo il primo, dobbiamo arrivare a 7. Cazzo, oggi la vedo male, Saidonia, mamma mia, sapeva il fatto suo. Vediamo che altro ci abbiamo. Vogliamo qualcuno di questi qua che abbiamo visto? Polited ci potrebbe aiutare per Mioscherada. Dovremmo togliere Tyranitar, che è una delle punte. O dovremmo togliere eventualmente qualcuno di questi, ma in realtà sono tutti buoni. Quello che mi convince meno nel contesto in realtà è proprio Tyranitar.
Vediamo un po' chi ci sarebbe altrimenti. Overquill non ci può interessare. Rotomacqua carino, eh? Cos'hai? Volt Switch pure. Volt Switch ma non è... Ah, presto lato. Rotomacqua interessante. Però là togliamo il meteo, eh? Ma non abbiamo Pokémon di tipo metallo o di altro tipo che ci può agevolare. Secondo me Rotomacqua, pensate in funzione dello U-turn di Mascherada. Abbiamo pure il ritorno indietro anche di Parting Shoot, quindi U-turn, Parting Shoot e Volt Switch è perfetto per fare una veloce lead di cambio. Britney, va bene. Stiamo attenti perché qua ci potrebbe essere anche un bel fake out e rompicoglioni da parte di quello, eh? Io volevo vedere una cosa. Lui è Choi scarfato. Allora, la screen sicuramente. E fake out, vai. Yawn. Allora, là siamo messi bene. Qua possiamo andare indietro con Parting Shoot e fare un Black Knockoff che ci porta subito giù a Delphox. Parting Shoot, attacco speciale diminuito. Ce ne torniamo indietro con Pinturicchio. Ci buttiamo giù Rotom. Snarl va a attaccare a Riyama. Non so se è un attacco psichico bassa su coso. Et Wave, perfetto, tanto meglio. Knockoff ci porta giù Delphox velocemente, perfetto. Cioè stiamo giocando bene. Andiamo avanti, chi c'è? Empoleon. Volt Switch, qua potrebbe essere molto utile per riposizionarci. E qua invece un Close Combat potrebbe darci la chiusura sul Liepard. Vai. Ci riposizioniamo ma non facciamo abbastanza danni. Ma ci possiamo permettere di mettere ora Mascherada, che con Flower Trick dovrebbe portarselo giù. Snarl va benissimo, tanto abbiamo tolto a Rotom. Flash Cannon arriva ma non si riesce a portare Mascherada e Close Combat invece ci porta giù Liepard. No, non ce la porta giù. Cazzo, cos'è? Focal Nastrato? Sì. Abbiamo Bullet Punch però. Flower Trick e Bullet Punch. Fatta. Bel cambio quello suo. Arrivano comunque su macca i danni. Flower Trick non ci butta giù Empoleon. Abbiamo un Bullet Punch dalla parte di Empoleon sicuramente. E contro Mac potremmo incominciare a pensare a mettere eventualmente qualcuno che fa un bel poco di danni. Presumibilmente Rotom. Abbiamo poco attacco da quanto abbiamo tolto Tyranitar, eh? Se prende non è malaccio, i suoi danni li fa. Vai. Bullet Punch e basta contro Empoleon. Giù Empoleon. Idropompa ragazzi, bei danni comunque sia la Citrus. Speriamo bene che non faccia minimize. Poi Son Jab lo reggiamo, perfetto. Situazione abbastanza buona perché da quel lato abbiamo comunque sia la possibilità di fare un Bullet. Vai su Bullet Punch. Fake out blocca. Idropompa fa danni. Giù il nostro attaccante principale, brutta cosa. Grimmsnarl fatti vedere, anche se lui ha Poison Jab e può essere davvero pericoloso.
Abbiamo fatto head screen ma non reflect, ma qua non so quanto conviene effettivamente tampasiarsela ancora. A questo punto anche parting shoot potrebbe essere bene per coprire ambo i lati. Parting shoot, però aspetta. Funziona parting shoot, facciamogli un po' di danni, va. Ballet punch su Liepard, giù Liepard. Grizzle, speriamo che resiste comunque sia. Basta comunque sia lo split break. Vinciamo la seconda partita con non pochi problemi, devo dire il vero, eh. Dovremmo trovare qualcuno di buono da mettere nella squadra. Siamo molto zizzaganti ancora, non abbiamo una squadra bella solida. Cambiare Ariyama con Liepard mi pare un po' sciupato. No, non ha mosse incisive. Molto bello il taunt contro le distortozone, però dobbiamo rischiare, ragazzi. Per ora, oggi un po' di cardiopalma, non sono partite semplici. Vediamo che abbiamo contro. Hen. Dobbiamo prenderci qualche buon Pokémon, se no arrivati a capo palestra soffriamo terribilmente. Spirit Break sicuramente da quel lato e Fake Out dall'altro. Bello semplice, qua giochiamo. Vai. Protezione ovviamente. Dark Pulse non fa abbastanza danni su Ariyama. Spirit Break ci assicura una kill al 100%. Va bene, dobbiamo stare attenti perché ora non siamo più addormentabili da quel lato, ma dall'altro lato ancora sì. Like screen qua potrebbe essere molto utile in questo caso. Togliamo veramente poco con gli attacchi però di coso, Knock off ci potrebbe togliere la lente e ci potrebbe agevolare. Like screen e Earth Power, tanto meglio che non ci ha addormentato. E idropompa, ma noi reggiamo abbastanza bene perché ci siamo ben difesi. Knock off ci toglie il focus sash, ma la nostra energia continua a scendere. Parting shoot sul ludicolo potrebbe essere un'idea abbastanza carina. Qua non possiamo addormentarci. Quasi quasi farei un knock off da quella parte. Ludicolo, attacco speciale ridotto. Giù Miuscarada che non si può addormentare. Ci siamo difesi bene dall'eventuale sonnifero. Arriva l'Earth Power, fa danni poco rilevanti. Ace Beam non, sicuramente diciamo improbabile ora. Arriva il knock off. Ludicolo giù, perfetto. Ci stiamo muovendo più che bene, ragazzi. Gallade, ottimo per il mio U-turn. E il Ballet ci dovrebbe assicurare che andiamo giù il focus. Cioè che togliamo il focus sash. Vai. Ballet punch. Via il focus sash. U-turn. Gallade non va giù, ragazzi. Lui non lo so se farà effettivamente di nuovo Earth Power. Se fa un attacco di tipo erba, Rotom se lo becca in pieno. Però dovrebbe comunque sia resistere. Non lo dovrebbe fare sul Miuscarada attacco di tipo erba. Difficile. Ok. Evitiamo Earth Power con Rotom. Ci becchiamo lo knock off. Volt Switch ci fa riposizionare.
Knockoff non penso che possa abbassare ora come ora. Forse Kloss dovremmo andare. Vai. Cazzarola non va giù Gallade. Questo è un male. Giù di nuovo Muskerada. Partita tesissima, Earth Power non basta per fortuna. Psychocat però sì. Però Muskerada evita. Vai. Data molto bene, però devo dire molto a culo, Gallade in range del Ballet, Partita vinta. Più difficile, molto molto più difficile da gestire. Se avessimo preso Polited a questo punto avremmo avuto Ludicolo che era ottimo. Però ora come ora non ci conviene prenderlo una volta che non facciamo piovere. Non abbiamo trovato niente di particolarmente rilevante. Quindi penso che possiamo anche continuare. Stiamo riuscendo a gestire una squadra problematica, ragazzi. Non è una squadra facile da gestire. Vediamo un poco, perché arrivati al capo palestra sarà una situazione decisamente più difficile. Minchia, un tizio fatto con l'intelligenza artificiale. Pachirisu potrebbe essere interessante, ragazzi. Pacco di riso. L'ice cream sicuramente. Fake outtino per bloccare, vai. Va bene, protezione. L'ice cream dalla nostra. Super Fang riduce la metà la vita di Grimmsnarl. Farei anche il riflesso ora, ci togliamo il pensiero. A questo punto prima che muore Grimmsnarl. Ci buttiamo giù Pachirisu. Ma sì, dai, tanto siamo più lenti. Cazzarola. Hurricane, brutta situation, qua i danni li fa. Situazione abbastanza tesa, devo dire il vero. Parting shoot, subito in ritirata Grimmsnarl. Close combat su Pachirisu, ce lo facciamo fuori. Kingdra attacco molto diminuito. Non intimorisce più come prima. Ha fatto Hurricane, quindi sicuramente ci conviene mettere il Rotom. Giù Rotom. Draco Meteor fa dei danni, ma riusciamo a compensarli con la diminuzione delle varie caratteristiche. Kingdra quasi inutile per fortuna. Giù Pachirisu e rientriamo in gioco. Possiamo anche non preoccuparci troppo di Kingdra, a meno che non faccia brutti colpi. Il che può essere per Kingdra, però dico, speriamo che non abbia qualche abilità specifica. Dobbiamo capire una cosa. Perché con Choice Scarf e con Will of Wisp però? Volt Switch e rientriamo con qualcun altro. Will of Wisp ci potrebbe salvare da un eventuale colpo. Volt Switch e Close, ragazzi, purtroppo deve andare così. Si è parato tutto. Non possiamo cambiare qua. Ragazzi, è inutile attaccare Kingdra per ora, Lui non ce la fa, è troppo lento. Sucker basta. Ci riposizioniamo. Entriamo con Muskerada. Ragazzi, situazione non bellissima. Oh cazzo. Hurricane becca, per fortuna che è molto diminuito, ma c'è la confusione.
Dovremmo fare U-turn e tentare di rimpostare tutto. Situazione molto complicata. U-turn e volt switch. Vai. Mascherata confuso si autocolpisce. Volt switch ci fa cambiare, ma ancora non lo abbattiamo sto stronzo. Stiamo comunque sia sempre attenti a Kingtra. Dago Meteor non fallisce su Grimmsnarl. Situazione tesissima. Il parting shoot non lo so se funziona in questi casi. Abbiamo fatto sia uno che l'altro. Dobbiamo fare split break qua per forza. U-turn dovrebbe bastare. Se non fa big attacco, perfetto. B-sharp giù, ragazzi. Mamma mia. Questo sì che è un gioco difficile. Rotom entra. Arriva Spirit Break. Non arriva Spirit Break perché arriva su Grimmsnarl e lo Hurricane. Arriva Spirit Break. Non so quanti gliene siano rimasti. Uno Umbreon che però è sempre tedioso da affrontare. Diamoci con tutti gli attacchi possibili e cerchiamo di farlo giù. Idropompa. Spirit Break. Porca puttana, è una roccia sto coso. Idropompa e Spirit Break. Cerchiamo di capire intanto se abbiamo qualcosa da prendere. Che abbiamo visto? Pachirisu, Bisharp. Carino Bisharp, eh? Bisharp è fortemente carino. Ma raccomando, non me la sento di perdere il fake out iniziale di Ariyama. Comunque sì, è quello il fatto. Siamo arrivati al quinto incontro. Senza troppa... io sto facendo, non devo cambiare nessuno. Vabbè, facciamo la finta che dobbiamo cambiare e poi non cambiamo. No, non c'è nessuno che mi è piaciuto particolarmente. Siamo arrivati al quinto incontro, ragazzi. Non so come, perché oggi sono davvero tanto tosti, eh. Devo dire il vero, ci stanno dando difficoltà. Chi ci abbiamo contro? Queen. Un Rocker. Dragalg e Garganaci. Garganacol. Vediamo un pochettino. Qua direi di andare con un bel like screen, che mi pare più consigliato, soprattutto perché quello può attaccare in maniera da farci veramente tanto male. E un bel fake out da questa parte, nell'attesa che ci carichiamo poi il cross combat. Ok. Salt cure. Stiamo molto attenti qua. Direi che può essere utile qua tornare un attimo indietro e ragionare di nuovo. Che lui dal veleno soffre tanto. Qua possiamo andarci di close e tentare di chiudere. Parting shoot, riusciamo l'attacco di Dragalg. Entriamo dentro con Rotom, che in teoria, diciamo, riesce a resistere meglio al veleno. Vediamo un po'. Close combat, ci fa giù Garganacol, che se ne va, perfetto. Garganacol giù. Dragalg, Sludge Bomb. Situazione discretaccia, non andiamo malissimo. Mi devo stare a cuore a questo Salt Cure. Allora, Reniculus. Dobbiamo stare attenti per coso. Abbiamo attacchi particolarmente efficaci contro Dragalg. Volt Switch ci permette un riposizionamento e entriamo poi con
Eventualmente il Muskerada, ma non lo so. Ragalg è un problema, ragazzi, un grosso problema. Noi siamo entrati ora con Rotom. Lui ha fatto Sludge Bomb. Uscircene non ci dà un grosso aiuto, quindi noi rimaniamo in battaglia con Idropompa. Abbiamo cosa fare contro Dragalg, e quello è il problema. Proviamo a indebolirlo un po' con Knock-Off. O tentiamo a puntare tutto su Reniculus e poi cerchiamo di andare 2 contro 1. Vai. Ottimo. Protezione e protezione. Noi però siamo sotto Barn e sotto Salt Cure. Situazione non proprio bellissima. Vai. Idropompa fa un bel poco di danni. Knock-Off ci dà la chiusura. Dobbiamo capire contro chi è l'ultimo scontro. Sludge Bomb, altri danni sul Rotom, ma non riesce a buttarlo giù. Ambipom. Brutta cosa, perché ora lui sicuramente potrebbe rompere davvero molto le palle. Potremmo tentare o un Close Combat o un Ballet. Siamo lenti, siamo di Ballet. Ottimo per noi. Ballet riesce. E Idropompa ci porta la kill. Perfetto. Ok. Siamo rimasti contro Dragalg. Idropompa. Close. Danni rilevanti con l'uno e con l'altro, penso. No, con Close ce lo portiamo, ragazzi, e si vince la quinta partita. Madonna santa. Allora, non vi dico che è stata semplice perché non l'ho stata. Vediamo la sesta. C'era qualcuno interessante. Dragalg, Ambipom. Ambipom, secondo me. A meno peggio è meglio Riyama, che almeno c'è il Ballet Punch. Poi che altro? No, non c'era nessuno che mi ha convinto particolarmente. L'unico fatto è questo Ambipom per Riyama in caso. Fake out tosto, double hit, un po' una merda, No, non mi piace. Restiamo come stiamo, che stiamo andando avanti nonostante, diciamo, non siamo nelle migliori delle condizioni, Vediamo un po'. Conner, ragazzi, dovrebbe essere l'ultimo prima del capo palestra. Primarina e Glastrier. Glastrier bello, Molto molto bello. Light Screen o Reflect ora? Light Screen per assicurarci che resista Riyama per almeno questo turno. Fake outino là su Primarina. Fake out. Light Screen. E ora ce ne andiamo di Parting Shoot e torniamo pure indietro. Parting Shoot. Close. Vai. Diminuiamo ulteriormente l'attacco speciale. Entriamo di Rotom. Dovrebbe essere in teoria più veloce Primarina rispetto a Riyama, se non mi sbaglio. Ok. Close dovrebbe bastare avanzare su Glastrier. Perfetto. Abbiamo il Ballet su Primarina e il Volt Switch. Oranguru. Oranguru è una brutta bestia, ragazzi, Vai. Ottima per noi. Ballet e Volt Switch. Cazzarola rimane con un niente di vita, ma è quel tanto che basta per rompere i coglioni. Dobbiamo entrare, mi sa, di Mascherata per forza,
Si becca un Moonblast, ragazzi, sono dolori, eh. Andiamo un po'. Va benissimo, va benissimo. Knock off e Ballet. Ballet, giù Primarina, knock off, giù Oranguru. Se non giù Oranguru in questo turno, al prossimo con un altro Ballet poi di supporto. Va bene. Siamo ben difesi. È stato fondamentale prendere all'inizio Grimmsnarl, ragazzi, eh. Obbligati su knock off, purtroppo. Anche se non toglie niente, quantomeno toglie l'oggetto. E Ballet ci buttiamo giù Oranguru. Non abbiamo tanto altro che fare, eh. Giù Oranguru. Bei danni su Yanmega, non pensavo. Giù Ariyama, ma noi penso che ce l'abbiamo abbastanza fatta, ragazzi. Arriva Rotom che ci dà la kill con Volt Switch probabile. E siamo pronti al capo palestra, ragazzi, eh. Obbligati su knock off, obbligati su Volt Switch. Ragazzi, si vince il sesto incontro e si va in finale. Mamma mia. Gran curiosità di vedere il capo palestra, giustamente. Chi sarà, ragazzi? Chi sarà? C'era qualcuno da cambiare? Ora qua potrebbe essere interessante cambiare qualcuno. A meno che il nostro nemico non usi distorto zona, cosa che speriamo di no, dovremmo avere il set migliore. Che noi comunque sì abbiamo Yanmega che è lentino, che ci agevola in caso. Oh ragazzi, qua abbiamo contro Alder. Minchia, questo era forte. Pokémon nero mi pare. È bianco. Oh là là, psico e lotta. Stavolta non è un tipo specifico. Questo qua mi pare che è un campione. Sti cazzi. Reflect. Take out, non so se riusciamo a essere più veloci di quello. Ci proviamo. Ok. Bloccato Cotitail. Bulk up, stiamo attenti perché ora c'è pure la Flame Orb forse. Sì. Ora il problema è più lento Ariyama o quello? Spirit Break gli fa bei danni sicuramente. Però impostarci già lo schermo per dopo non è che tanto male. Lo Combat, se arriviamo a prenderlo, ce lo portiamo giù sicuro a prescindere. Knock off da questo lato però ci dà la kill. E comunque sia su Conqueror ci possiamo tornare poi con Mioscarada, con Play Route. Vai. Ci difendiamo anche contro gli attacchi speciali. Arriva lo psichico. Knock off. Giù Cotitail. Ottimo per noi. Abbiamo scoperto che siamo più veloci tra l'altro di Conkeldurr. Siamo difesi anche come difesa speciale. Tentiamo di andare tutto su di lui, che poi può diventare veramente pericoloso. Azzo. Brutti danni, eh. Facciamo veramente poco perché siamo d'attacco, eh. Idropompa secondo me non basta. Abbiamo fatto la cretinata e gli abbiamo fatto aumentare la difesa.
Diminuiamo un po' il suo attacco e entriamo con Conkeldurr. Però ora qua arrivano gli attacchi tipo... brutta situation, eh. Togliamo troppo poco. Dobbiamo provare a portarcelo giù. Idropompa, basta, perfetto. Pit Break comunque arriva su Volcarona, che è sempre buono. Gli diminuiamo un po' l'attacco speciale. Davvero tosto, eh? Non è una situazione semplice. Dobbiamo farci giù Volcarona, eh? Attualmente è molto più pericoloso di chiunque altro. Idropompa, non basta. C'è Spirit Break, stiamo attenti al nasty plot suo però. Abbiamo levitazione però con Rotom, eh? Mamma mia ragazzi. Non la voglio perdere. Certo, parting shoot potrebbe essere pure comodo, ma andiamoci così. Idropompa missa, Sludge Bomb, Azzarola. Deve prenderlo. Ora con Idropompa siamo nei cazzi. Rimiss. Acchio. Idropompa entra, cazzo. Giù Muscarada. Non lo so se può bastare, eh? Non basta. Arriva l'idropompa provvidenziale e finalmente ce lo togliamo dalle palle. Ragazzi, abbiamo vinto contro Alder, il campione. Quanto pare quindi al quarto incontro contro un capopalestra spunta invece un campione. Mamma mia. Ragazzi, che dirvi, run è veramente tanto bella, eh? Mi è piaciuta assai. Vediamo un pochettino la nostra statuetta, perché lo sappiamo che alla fine di tutto ciò vogliono avere la nostra statuetta. Vediamo se l'hanno messa qua, e infatti l'hanno messa in un altro punto. Ragazzi, abbiamo vinto anche questa. Fine della quarta puntata di Pokémon Battle Factory, ricca di emozioni devo dire. E quindi ragazzi, in Regulation J il prossimo allenatore che metteremo sarà Alder. Preparatevi perché alla prossima ci sarà lui. E quindi noi altri ci salviamo la partita, ovviamente. E vi saluto alla prossima puntata, ragazzi.